Ciao a tutti, oggi faremo un lavoro di riparazione di una crepa che si è creata sul vetro della mia macchina. Utilizzerò questo kit che ho comprato in negozio e quindi andremo a testarlo per vedere se funziona oppure dobbiamo ricorrere per forza a un centro di riparazione del parabrezza per la macchina. Andiamo a vedere di cosa è composto questo kit. Allora, il contenuto di questo kit che io ho acquistato è composto da una bottiglietta di resina, che è questa qui, poi abbiamo gli strumenti per la riparazione, questi due, e poi abbiamo delle strisce, queste qua in plastica, e una lametta. Poi abbiamo anche il foglio delle istruzioni che sono da leggere per vedere come effettivamente va applicato questo prodotto. Adesso andiamo vicino al parabrezza della macchina per vedere qual è il danno. Ecco, come vedete sul parabrezza della macchina c'è questo taglio sul primo strato del vetro perché sotto ho visto che non è rotto e adesso metto dalla parte interna un foglio bianco in modo tale che vediamo meglio la proiezione dell'ombra sul foglio bianco per vedere effettivamente quanto è grosso il taglio. Ecco fatto, allora questo è il tagliattino che dobbiamo andare a chiudere con la resina. Prima di applicare la resina dobbiamo lavare il vetro davanti della macchina. Andiamo a inserire 3 gocce di resina, 1, 3, e con questo pistoncino andiamo a spingere la resina contro il vetro. Lasciamo agire circa 4-5 minuti, dopodiché andiamo a rimuoverlo per vedere se la resina è entrata in tutte le fessure. Allora, una volta che sono passati questi 5-6 minuti andiamo a rimuovere il kit, sfitiamo tutto. Poi applichiamo questa strisciolina sul vetro, stendiamo un po' la resina e dobbiamo lasciare asciugare sotto il sole. Ecco, parcheggiata la macchina in pieno sole, così si asciugherà la resina sopra il vetro della macchina. Tra una mezz'ora vedremo i risultati. Dopo mezz'ora di esposizione al sole andiamo a rimuovere la pellicola, vediamo che risultati otteniamo. Utilizziamo il rasoio in dotazione per togliere la resina in eccesso da sopra il vetro. C'è scritto di utilizzarlo a 90 gradi. Fatto va meglio, ma non è proprio eccezionale il lavoro, diciamo un 75% meglio di prima. Allora, ho messo un'altra goccia di resina sopra la saetta per vedere se riesce a coprirla in modo tale che sono sicuro che non si vada a espandere. Adesso andiamo a mettere di nuovo la macchina al sole per far asciugare subito la resina sopra il vetro.
Beh, mi sembra che sia molto meglio, ma comunque non eccezionale, i graffi si vedono ancora. Diciamo che siamo sul 90%, ma comunque meglio di prima è. Allora, questo è il risultato finale che ho ottenuto utilizzando la resina. Non è proprio un granché, diciamo che è un 80% migliorato rispetto a prima. Infatti dà meno fastidio alla vista, viene proiettato meno ombra sul cruscotto, ma comunque non è proprio, non è proprio sistemato al 100%. Magari proverò a effettuare un'altra applicazione in avanti per vedere se miglioriamo oppure no. Beh, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao.